Bentrovati. Perché l'attacco personale funziona come espediente retorico? Dal punto di vista dell'argomentazione funziona perché svia l'attenzione dalla difficoltà nel sostenere le proprie posizioni e la sposta su un aspetto personale di colui che viene attaccato. Ma a livello di schema mentale e di dinamiche di relazione, che cosa accade? Intanto abbiamo tre attori sulla scena: chi utilizza l'aggressione, chi la subisce e il pubblico che assiste. E perciò bisogna analizzare questi tre attori uno per volta. Partiamo da chi aggredisce ed entriamo nella sua mente. Chi è naturalmente incline a usare l'aggressione personale come espediente retorico di solito possiede alcune caratteristiche di base che lo spingono in quella direzione. Quali sono e come agiscono? Dunque, in primis abbiamo una persona che non accetta di perdere, di aver torto o anche solo che si possa avere un'idea diversa dalla sua, quindi un'intolleranza di fondo verso chi è portatore di idee differenti. Se questa persona viene messa alle strette o in difficoltà, cioè se viene frustrato il suo desiderio di aver ragione, ella inizierà a sentire l'urgenza di ristabilire o di affermare la sua supremazia, facendo tacere l'altro. E qual è la via più rapida per mettere a tacere qualcuno? Usare la forza, fargli del male. E il male, lo sappiamo tutti, si fa anche con le parole. Per far sì però che la ricetta sia completa, serve un ulteriore ingrediente, cioè un pizzico di sadismo, vale a dire che deve dare un certo piacere far del male al proprio interlocutore, magari davanti ad altri. Doverosa aggiunta però. Questi sono gli ingredienti di base, ma ogni soggetto è un individuo a sé stante, con le sue peculiarità, che daranno quindi la loro particolare sfumatura alla ricetta. Noi però qui possiamo parlare solo in via generale. Quindi, a livello di dinamica di relazione, per avere ragione su quel certo argomento, il soggetto smette di parlare dell'argomento stesso e passa alla sopraffazione dell'interlocutore per farlo tacere con la forza. E così facendo, per inciso, distoglie anche l'attenzione del pubblico dal tema, cioè dalla sua stessa difficoltà. La prossima volta vedremo invece che cosa succede nella mente di chi subisce questo tipo di aggressione. Per oggi però il nostro tempo è finito. Vi abbraccio!